Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio. Abbiamo la carta della temperanza, amici dell'Aquario. La temperanza è una carta che parla di guarigione, di riabilitazione per qualcuno ed è anche una carta che parla di un aiuto divino, di un aiuto di tipo celeste. È anche una carta che parla di pazienza, eh? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare a qualcun altro. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse scrivermi un'email, può usare questo indirizzo che c'è scritto qui. Allora, ragazzi, cominciamo con la carta del giudizio, il 5 di pentacoli, il 10 di spade, il cavaliere di spade, il 5 di spade, il cavaliere di bastoni e per finire un bell'asso di coppe, che non è male. Allora, la carta del giudizio, guardate, vi dico già subito che vedendola vicina al 5 di denari ho come la sensazione che sia una questione legata al passato o una presa di consapevolezza che vi ha portato uno stato di malessere attuale e dal quale voi vorreste anche uscire. Quindi è per quello che qui c'è la carta della temperanza. C'è bisogno di questa guarigione. Tenete presente che quando c'è il giudizio si parla anche di rinascita. Quindi o è una chiamata di tipo divino, celeste, quindi quella presa di consapevolezza che vi fa dire, ah, ok, allora adesso da che parte vado? Sono diciamo, non sono le crisi esistenziali, in realtà è l'uscita dalla crisi, no? Perché c'è la consapevolezza ed è quella chiamata che vi porta a fare un passo per voi. Oppure per qualcuno rappresenta la chiamata di tipo fisico da una persona del passato, dopo lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Il 5 di denari, appunto, è una carta comunque che parla di perdita. È una perdita di tipo concreto, può essere una perdita nella vita di tutti i giorni, di qualche tipo di ehm, questione, non lo so, fisica. Ecco, mi parlano delle chiavi della macchina, quindi fate attenzione a non perdere le chiavi della macchina in questo periodo, però è una perdita di una sorta di concretezza o di quotidianità, dalla quale appunto, come vi dicevo, con questo 10 di spade c'è voglia di uscire, c'è voglia di chiudere questo ciclo, c'è voglia di lasciarsi indietro questo tipo di sofferenza e di atteggiamento anche un po' da vittima, eh? Quando c'è il 5 di pentacoli c'è sempre questa mentalità di carenza che crea, diciamo, questa bassa vibrazione. Il cavaliere di spade può essere la persona che vi sta facendo passare o che vi ha fatto passare questo tipo di malessere, di delusione. Però alla fine, ragazzi, io qui vedo che c'è un 5 di spade, quindi discussioni, confronti, però poi abbiamo un cavaliere di bastoni e un asso di coppe, quindi per qualcuno, se non avete nessuno, questo cavaliere di bastoni può essere qualcuno che entra e con il quale inizia una nuova relazione di tipo romantico, ok? Se invece è la persona che magari cioè potrebbe anche essere la stessa persona del passato con la quale inizia una nuova storia. Vi dico così perché abbiamo il giudizio. Però andiamo a vedere meglio carta per carta, così riesco a darvi più dettagli. Andiamo a vedere questo giudizio, per piacere, grazie. Gli amanti, fante di bastoni, eremita. Mm.
Può essere che, allora, questo fante di bastoni rappresenti comunque la persona di interesse con la quale probabilmente, avendo questa carta degli amanti, c'era un sentimento, c'era un'emozione. Non ci si sentiva soli, ci si sentiva accompagnati, presi per mano. Andiamo a vedere questo 5 di denari. 8 di bastoni. È una notizia che vi arriva. Guardate, 8 di bastoni, mago e morte. Quindi c'è la possibilità di... La morte comunque è quello che crea, diciamo, la sofferenza del 5 di denari. Quindi c'è qualche questione che è morta, fondamentalmente. Ma tenete presente che è anche una carta che parla di rigenerazione. Qui avete un mago, un 1, un inizio. E l'8 di bastoni ho la sensazione che sia o una notizia che venite a sapere o che vi danno proprio. Cioè o una cosa che venite a sapere così per caso, oppure proprio una notizia che qualcuno vi dà. Guardate, si è girata anche questa regina di pentacoli. Può essere che sia una donna a darvi questa notizia o a dirvi questa cosa. Tenete presente una cosa. Per quanto voi vi fidiate della persona che vi dice qualcosa, tenete sempre presente che la persona lo filtra con le proprie esperienze. Quindi non è mai una visione oggettiva della situazione, ma è una visione soggettiva. La realtà della persona che vi viene a dire questa cosa, o meglio, la percezione della realtà può essere diversa dalla vostra percezione della realtà. Quindi non vi fate neanche condizionare troppo da quello che gli altri vi dicono. Andiamo avanti, vediamo il 10 di spade. Regina di bastoni, regina di spade e la carta della stella. Ho come la sensazione che ci sia un discorso tra sorelle. Diversamente, se non è questo il vostro caso, può essere che ci fossero più persone coinvolte in questo tipo di situazione. Magari anche di relazione. Cioè, in realtà non lo sento tanto perché qui avete gli amanti e nessuna carta di... per adesso. Però, essendoci queste due donne, potrebbero anche essere queste due regine, due lati, o di voi o della situazione, perché è come se da un lato ci fosse la voglia, la passione, però dall'altra una sorta di rigidità mentale inerente a quello che è successo, come voi interpretate la situazione e la delusione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Re di pentacoli e 10 di pentacoli al contrario. Ho come la sensazione, ragazzi, che questa persona vi siete un po' resi conto, o vi renderete conto, meglio detto. È come se vi cadesse un po' un mito. È come se vi rendeste conto che questa persona non è così ricca e abbondante come vi diceva. Anzi, avendo qui all'inizio un fante di bastoni, potrebbe essere una persona molto egoista. E vedendo qui comunque anche il cavaliere di spade, che è un'onda un po' su quello stile, quindi egoista, che guarda solo i suoi interessi. Ho come la sensazione che fosse iniziata bene qualche cosa, però che poi ha preso una piega un po' strana. Andiamo a vedere il 5 di spade. Il matto, il 2 di coppe e il 2 di bastoni. Ci sono dei conflitti interni o magari anche esterni con questa persona per quello che riguarda se iniziare o meno questa nuova avventura, se ricominciare da capo per qualcuno, come vi ho detto. Perché? Perché il matto per certi versi mi dice che siete fiduciosi, avete anche voglia di questa nuova avventura, però il 2 di bastoni mi dice che c'è una forte indecisione, qualcuno non si vuole legare, non è ancora pronto a legarsi, a scendere a compromessi. Andiamo a vedere questo
Cavaliere di bastoni, che secondo me è una persona nuova. No, è una persona del passato. C'è di nuovo un 6 di coppe. L'imperatrice è un 4 di bastoni. È una persona del passato. Può anche essere legato. Guardate, ho come la sensazione che questa persona sia una persona vicino a voi, che conoscete già da un sacco di tempo, diciamo per questioni familiari, e con la quale potrebbe veramente iniziare un bel 4 di bastoni ed essere prospera. Potrebbe veramente essere l'uomo o la donna dei vostri sogni, la madre che accudisce, perché c'è l'imperatrice, ragazzi, quindi ho come la sensazione che ci sia proprio questo amore accudente, avvolgente, abbracciante. Andiamo a vedere l'asso di coppe, perché qui c'è, abbiamo un cavaliere di spade al contrario e un fante di spade al contrario. Interessante. Interessante. Allora, la questione è questa. C'è qualche cosa che ha a che fare con il controllo. Fate attenzione. Allora, quando c'è l'asso di coppe è sempre un'esplosione d'amore, un innamoramento, un sentimento. Il fatto che ci sia il fante di spade al contrario, ho come la sensazione che ci sia una esplosione troppo forte di quello che è il trasporto emotivo, anche un po' troppo veloce, troppo ragazzi, perché c'è un cavaliere di spade al contrario, Fate attenzione alla velocità, perché se è troppo veloce è perché c'è qualche cosa che non va. Se lo sentite troppo veloce è perché c'è qualche cosa che non va. Rispettate i vostri tempi. Mettere fretta è un modo di manipolare le persone, Quindi se sentite che l'altra persona tenta di mettervi fretta, insiste perché voi prendiate una decisione in tempi brevi, ecco, deve essere una bandiera rossa quella. Perché ha fretta? Che necessità c'è di aver fretta? Ok, andiamo a vedere. Ok, è già uscita. Il cuore con una chiave. Anche qui parla di un amore che sta arrivando, di aprire il cuore, di stare insieme, della perfezione. Guardate, io sento che sarà un periodo propizio. Secondo me questo scusate, questo cavaliere di bastoni è una persona appunto che conoscete già da tempo, ma con la quale non c'è stata ancora la possibilità di arrivare ad un'intimità. C'è una sorta di protezione, io sento, quando siete intorno a questa persona, c'è una relazione in equilibrio, in armonia, ci si rispetta, sento che è una situazione di rispetto, però ecco, fate attenzione quando avete il cuore che trabocca troppo di amore, quindi ad avere questi boom esplosivi, non è sano perché ci fa cadere troppo in fretta in una situazione, e nel caso ci sia qualcuno che comunque appunto metta fretta, anche lì fate attenzione, tenete sempre gli occhi bene aperti su quello che è il vostro sentire. Ragazzi, io ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le condivisioni, i commenti, le iscrizioni, perché è davvero un supporto importante per me. Andiamo a vedere ancora una meditazione delle 101 meditazioni di Findor. Amatevi l'un l'altro. Io posso dirvelo, ma sta a voi farlo. Voi amate quando vi interessate dei vostri simili, cercando di capire secondo quale logica si comportano. L'amore annienta tutte le barriere e mantiene un flusso uniforme d'amore fra tutti voi, senza alti e bassi, senza simpatie e antipatie. L'equilibrio. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!